In questo video voglio raccontare il viaggio in bici in solitaria che ho fatto nel 2019, partendo da casa e andando verso est, con l'obiettivo di arrivare in Cina. Mi aspettavano 5 mesi e più di 12.000 km prima di arrivare a Shanghai. Sapevo che sarebbe stato un viaggio interessante, in cui avrei potuto vedere molte cose belle. Sono salito in sella il 14 marzo, portando con me il minimo necessario, come una tenda, un fornello, un sacco a pelo e qualche vestito di ricambio. Prima di partire mi piaceva immaginare quali luoghi interessanti avrei visto in questo viaggio, ma la realtà ha superato le aspettative. Spesso mi sono stupito dei posti in cui mi trovavo. In alcune occasioni è stata dura ritrovare le forze per andare avanti, ma a volte basta un bel paesaggio o il sorriso di qualcuno per far ritornare la voglia di continuare. Dopo aver caricato le borse ed il resto dell'attrezzatura, ero quasi pronto per partire. Prima però dovevo fare un salto in piazza per salutare il paese e la gente, visto che per un po' non li avrei più rivisti. Abbiamo fatto un viaggio insieme ad altre 50 persone. Ok, sono arrivato in Slovenia ieri sera. Si era scaricata la batteria della videocamera, quindi non ho potuto filmare molto. Sono poco fuori di Nova Gorica, ho piantato la tenda, adesso è ora di partire. Da tutta la mattinata che faccio salite, ho fatto 15 km di salita in 4 ore. Adesso ho finito, avrò discesa più o meno fino a Lubiana. Basta. Adesso mi trovo tipo a 20 km da Lubiana. È stata dura, quei 15 km di salita mi hanno disfatto. Pensavo di accorciarla, però alla fine penso che non sia cambiato niente. E adesso sono le 5, ho trovato un posto bellissimo per accamparmi. Sembra come nei cartoni animati di Heidi qua.
Spero che di notte non passino mucche, perché sono le peggiori. Una volta mi sono ritrovata una che aveva messo la testa dentro la mia tenda. Io intanto ero uscito un attimo. Dai che manca poco la discesa. Dai, un ultimo sforzo, dai. Sì. Sono arrivato a Lubiana, adesso devo uscire, ho entrato dall'acqua. Ho appena chiesto ai signori che abitano in quella casa lì se mi lasciavano dormire in questo posto qua, mi hanno detto va bene. Quindi mi è andata bene, posso dormire in un posto tranquillo stanotte e domani mattina mi daranno anche dell'acqua. È andata proprio bene oggi. Sono quasi arrivato in Croazia e ho trovato anche un Interspar. Si mangia! Dai, 40 km alla Croazia. Sai che oggi ce la faccio. Magari anche arrivo fino a Zagabria. Sto passando al confine con la Croazia adesso. Spero che mi lasciino passare, perché sembra solo macchine e camion qua. Ecco, difatti Google Maps mi ha fatto sbagliare strada. Ho fatto prendere questa qui che è per l'autostrada. Adesso mi tocca prendere l'altra frontiera più piccola, 500 metri. Va bene, dai. Eccolo qui il confine. Ah, finalmente! Sono a Zagabria. Sto uscendo da Zagabria. Piove, fa freddo anche. Da tutto il giorno che fa sto tempo da schifo. Fortuna che domani mettono bello. Allora, oggi è stata una giornataccia. Boh, intanto è nuvoloso anche oggi, ha fatto freddo, giusto per cambiare, da 3 giorni che è così il tempo. Ho avuto problemi con il fornello perché a quanto pare la benzina era ancora sporca e non mi funzionava bene. Dopo l'ho pulito, dopo non mi funzionava l'accendino e adesso sono senza fornello, in poche parole. Intanto latte e cereali e dopo ho messo dentro qualche brioche. Tanto ho fatto la cena a colazione e adesso faccio la colazione a cena, quindi sembra giusto. Domani dovrei arrivare in Serbia, sono tipo 90-95 km.
E poi da lì saranno altri 120 km per Belgrado. C'è un casino di camion qua bloccati per via della frontiera, credo. Eccola là la Serbia, dai! Sono arrivato in Serbia, arida, deserta, non c'è niente neanche qua. Adesso ho trovato un campo qui che per sfortuna proprio è arrivato adesso il trattore. Boh, ma rimango lo stesso qua, tanto per una notte. Che sono tutti diffidenti, ho già chiesto a 3-4 persone. Tutti dicono di no. Allora ho provato anche a far vedere il mio passaporto, dire ehi guarda sono italiano, però no. Sono chiusi, sono freddi. Sono freddi i serbi. Forse solo qua perché il confine è vicino. Ah, dura. Vai. Ok, avevo comprato del cibo nella città precedente. Mi ha accompagnato un tipo in un supermercato, ho preso delle patate, del riso, dopo ho preso 2 brioche, 2 panini e una bottiglia di Coca-Cola che ho già bevuto. Tutto 2,50, pochissimo, 2,50 €. Mi mancano 51 km a Belgrado, spero di riuscire ad arrivare in giornata, adesso è mezzogiorno e mezzo. In Serbia, in un ostello, ho incontrato il primo cicloviaggiatore, Johannes, un ragazzo tedesco partito dalla Germania che voleva fare il giro del mondo. Però lui aveva pianificato di ripartire il giorno dopo, mentre io avevo deciso di fermarmi qualche giorno in più. Ok, ho lasciato Johannes a fare il suo giro del mondo in un anno. Tipo tasto lui. Forse ci rivedremo in Kazakistan, forse, ma molto dura. Adesso devo andare a un altro ostello perché quello in cui stavo è pieno, tutto prenotato per oggi. Sto lasciando Belgrado adesso, tornare a dormire in tenda e sono stanchissimo, non ho dormito niente stanotte. Tangenziale è appena diventata autostrada. Spero di non beccare la polizia, se no qua mi fanno una multa.
Johannes mi aveva preceduto di qualche giorno, così gli ho chiesto quale fosse la strada migliore per arrivare in Romania e lui mi ha consigliato di seguire il Danubio, visto che lì non c'erano molte salite. Galleria al buio! E poi non riesco a capire perché qua in Serbia ho tutta salita e là che in Romania è tutto piano. Appena scoperto che ho dimenticato un pezzo del fornello nel campo dove ho dormito ieri, quindi ne ordinerò uno su internet e cercherò di farlo arrivare in un ostello a Bucarest, però intanto senza fornello per qualche giorno. Ah, che testa che ho! Finalmente, dopo aver pedalato per più di 130 km lungo il Danubio, sono arrivato in Romania e vai lì la dogana e poi basta, mi fermo.